Tutto pronto per l'Australian Open 2026, nel quale Jannik Sinner, campione in carica degli ultimi 2 anni, dovrà difendere il suo titolo nuovamente, innanzitutto per confermarsi campione a Melbourne e poi ovviamente anche per lanciare la rincorsa nuovamente al titolo di numero 1 del mondo, dato che attualmente è il numero 2 alle spalle di Carlos Alcaraz. Prima di entrare nel merito del tabellone che adesso vi andrò a presentare ed analizzare, però vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube Daniele Forzinetti e qualora avesse piacere magari anche lasciare un like proprio a questo video. Bene, il percorso di Sinner a Melbourne si aprirà contro il francese Hugo Gaston, una sfida chiaramente ampiamente abbordabile per l'altoatesino, visto che è il numero 2 del mondo e comunque qui il primo turno non poteva essere diverso, però il suo tabellone nasconde diverse insidie. Innanzitutto l'insidia più grossa già potrebbe esserci al terzo turno con João Fonseca, il brasiliano, che in questi ultimi mesi ha dimostrato una crescita esponenziale ed è uno dei futuri candidati ad entrare in top 10. Potrebbe già raggiungere la top 10 entro quest'anno se dovesse comunque proseguire il suo percorso di crescita e rispettare quelle che sono le aspettative che tutti ripongono in lui, dato che viene comunque ritenuto e considerato uno dei prospetti migliori, direi quasi insieme a Sinner e Alcaraz, ma ormai è riduttivo considerare i prospetti dato che sono tennisti fatti e finiti e affermati. Poi ci sono sempre margini di crescita, però loro già sono in vetta al ranking e già hanno vinto degli slam. Fonseca invece è veramente un giovane in rampa di lancio che già sta facendo molto molto bene e ha fatto molto molto bene. Qualora dovesse incontrare e superare Fonseca, Sinner poi ai quarti di finale potrebbe ritrovarsi uno tra Rudd e Shelton, che sulla carta sono due avversari per carità complicati, ma mai come Fonseca in prospettiva secondo me. Ovviamente parliamo di tutte partite che sono pienamente abbordabili per Sinner, che allo stato attuale delle cose soltanto Alcaraz può battere, come è stato anche nel torneo di esibizione che si è disputato qualche giorno fa, ma che lascia ovviamente il tempo che trova proprio perché sarà una partita di esibizione e soprattutto è stata la prima della stagione per i due, quindi fondamentalmente, ripeto, lascia un po' il tempo che trova e non è così indicativa. Per quanto riguarda invece la semifinale, potrebbe esserci dalla sua stessa parte del tabellone Novak Djokovic oppure anche Lorenzo Musetti, che ricordiamolo è diventato il numero 5 del mondo proprio in questi giorni, poteva addirittura magari anche portarsi a casa il torneo di Hong Kong, non ci è riuscito, ha perso in finale contro Bublik, quindi per Sinner è un tabellone molto molto insidioso. Al momento la principale insidia sicuramente è rappresentata da Djokovic per quanto riguarda la sua parte del tabellone, ma allo stesso tempo bisogna sottolineare come João Fonseca sia il primo vero scoglio. Ovviamente anche Fonseca deve arrivarci al terzo turno, non c'è mai nulla di scontato, però è molto verosimile che si possa verificare questo scontro che secondo me sarebbe davvero interessante tra i due, anche per testare qual è il valore attuale di Fonseca. Fondamentalmente Sinner può ripresentarsi e arrivare fino in fondo, sicuramente può arrivare in semifinale contro uno tra Djokovic e Musetti. Allo stato attuale delle cose io direi più Djokovic, perché Djokovic comunque resta sempre molto forte ed un passo, forse anche due indietro ad Alcaraz e Sinner, ma penso comunque un passo avanti invece a tutti gli altri della compagnia e del circuito, quindi credo che Sinner, nonostante le varie insidie che ci sono nel tabellone, possa riuscire a raggiungere la semifinale, giocarsela contro il serbo e poi vedremo se arriverà la tanto attesa finale, l'ennesima, tra Yannick Sinner e Carlos Alcaraz. Alcaraz dall'altra parte invece del tabellone potrebbe ritrovarsi Berrettini, però prima concentriamoci su Musetti un attimo, che è dalla stessa parte del tabellone di Sinner, come ho già detto, e all'esordio se la vedrà contro Collington, il belga. Onestamente è un match molto molto semplice per l'esordio di Musetti, quindi potrà carburare, avrà tutto il tempo di trovare i suoi ritmi nel corso del torneo, ma bisogna dire anche che ci potrebbe essere un derby innanzitutto al terzo turno tra Musetti e Sonego, qualora Sonego dovesse andare avanti. Ricordiamoci che l'anno scorso Sonego raggiunse i quarti di finale e quindi ha tantissimi punti da difendere, e un'eliminazione al terzo turno contro Musetti o anche prima, perché non c'è mai nulla di scontato, non sarebbe affatto positiva per la sua classifica, dato che adesso comunque ha una buona classifica e uscire molto prima dei quarti veramente diventerebbe una mazzata, compreso ovviamente un'eliminazione al terzo turno. Sonego debutterà contro lo spagnolo Taberner e non sarà affatto semplice, però continuando sul discorso di Musetti e del tabellone che potrebbe incontrare, che potrebbe avere il Carrarino, potrebbe trovare Stefanos Tsitsipas, che è un po' nobile decaduto perché comunque è uscito dalla top 10, ha incontrato una stagione molto molto difficile nel 2025, e Taylor Fritz che invece resta comunque uno che in top 10 c'è, è forte e anche sul cemento va molto bene, quindi sono molto curioso di vedere cosa riuscirà a fare. Certo, un conto è a Melbourne, un conto è invece a Flushing Meadows nello US Open, dove Fritz ha dato il suo meglio, soprattutto nel 2024 piuttosto che nel 2025, però credo che comunque sia un tabellone interessante.
Come dicevo, Berrettini invece si potrebbe trovare dalla parte di Carlos Alcaraz. Prima eventualmente di affrontare Carlos Alcaraz ai quarti di finale, Berrettini però dovrà vedersela all'esordio contro Alex de Minaur, quindi un esordio difficilissimo per Matteo Berrettini che dovrà affrontare il numero 6 del mondo, un esordio che forse peggiore era difficile trovarne. Chiaramente peggiore poteva affrontare Sinner o Alcaraz o comunque anche Djokovic, però affrontare uno come de Minaur in Australia, in casa, e de Minaur che viene da una stagione fantastica, in cui ha raggiunto anche la qualificazione all'ATP Finals, veramente sarà un esordio molto molto complicato, ma dovremo testare chiaramente la condizione di Berrettini se dovesse riuscire nel colpaccio, perché Berrettini comunque, se si presenta nelle migliori condizioni possibili, può tranquillamente giocarsela a testa alta contro de Minaur. Chiaramente qui abbiamo il miglior de Minaur della carriera, almeno quello del 2025, questa è un'altra stagione che inizia, bisogna valutare un attimo, contro un Berrettini che invece non è il migliore della carriera, perché il miglior Berrettini della carriera l'abbiamo visto nel 2021, quindi dobbiamo un attimo capire quali siano le condizioni del tennista romano per fare un punto della situazione. Io mi auguro chiaramente che possa giocarsela quantomeno fino alla fine e poi magari confezionare quella che ad oggi sarebbe comunque una sorpresa, visto il ranking dei due. Cobolli debutterà contro il qualificato Ferry, britannico Ferry, che secondo me è un avversario molto molto abbordabile, pienamente abbordabile. Secondo me Cobolli può passare il primo turno in scioltezza, poi non sono mai da escludere le sorprese, soprattutto all'inizio della stagione, però io immagino che Cobolli possa superare questo turno. Darderi, che invece sta facendo già bene nei tornei che si stanno svolgendo prima dell'Australian Open, contro Garin. Contro il cileno Garin non sarà semplicissima, ma credo che Darderi parta nettamente favorito. Adesso è in un buon momento di forma, ha iniziato bene la stagione e quindi io credo che Darderi possa superare il primo turno. Arnaldi invece, un po' discorso simile a Berrettini, non è un top 10, ma siamo lì. Rublev, che è un ex top 10, se la vedrà contro l'Azzurro. Per Arnaldi è un esordio molto complicato dopo una stagione che non è stata affatto semplice, quella del 2025, quindi io credo che per Arnaldi sarà molto molto complicato accedere al secondo turno. Immagino che Rublev riuscirà a superare questa partita, magari potrebbe dar battaglia per qualche set, però vedo comunque al massimo per Arnaldi una sconfitta per 3-7-1, quindi potrebbe strappare un set a Rublev, ma non penso che possa portarlo al quinto. Poi, chiaramente, se dovesse essere tornato in condizioni stile US Open 2024, insomma, quel periodo lì, credo che possa anche mettere un po' più in difficoltà, ma penso che alla fine spunterà Rublev. Bellucci, facciamo un copia e incolla praticamente di Arnaldi, perché Bellucci si vedrà del numero 12 del mondo, ovvero Casper Ruud, quindi io credo che anche per Bellucci il tabellone non gli abbia sorriso. Immagino che la sua avventura a Melbourne possa finire molto molto presto, perché Ruud sicuramente tecnicamente non è il migliore tra quelli che sono più alti nel ranking, ma comunque ha mantenuto una certa costanza tra alti e bassi, ma è riuscito a trovare una linea di continuità che gli ha permesso comunque di galleggiare tra la top 10 e restare immediatamente fuori come adesso. Buon sorteggio, anzi ottimo sorteggio per Nati, che invece se la vedrà contro un qualificato, il cinese Yi Bingwu, quindi da non sottovalutare per carità, però per Nardi come sorteggio, visto che è un qualificato, credo che sia abbordabile e fattibile. Non sto dicendo che passerà sicuramente il turno e che quindi si qualificherà al secondo, ma penso che se la possa giocare chiaramente molto di più lui contro Wu che non gli altri due, insomma Arnaldi contro Rublev oppure Bellucci contro Ruud. E poi concludiamo con l'ultimo qualificato per quanto riguarda il tabellone maschile, che è Maestrelli. Tra i vari italiani impegnati nelle qualificazioni, l'unico è stato Maestrelli a qualificarsi. Dovrà affrontare il francese Atman, che già comunque ha dimostrato qualcosa, ha giocato anche contro Sinner più volte, e quindi chiaramente Maestrelli parte nettamente sfavorito, ma mai dire mai, come vale per gli azzurri che affrontano i qualificati, anche per i qualificati azzurri che affrontano altri tennisti sicuramente più quotati, ci può essere sempre qualche sorpresa. Passando invece al tabellone femminile, Jasmine Paolini è capitata nella parte di Arina Sabalenka, quindi sicuramente un tabellone, un sorteggio non facilissimo, perché il quarto di finale potrebbe essere proprio tra Jasmine Paolini e Arina Sabalenka. Prima di arrivare a Sabalenka però chiaramente affronterà Alexandra Sasnovic, mentre Elisabetta Coccedetto debutterà contro Giulia Graber e potrebbe, andando avanti, incontrare Swiatek al terzo turno, qualora dovesse riuscire chiaramente a passare le prime fasi del torneo australiano. Vedremo come si svilupperà, però secondo me il sorteggio dei due tabelloni, quello femminile e quello maschile, per gli azzurri e le azzurre non è stato proprio benevolo in generale, e non parlo soltanto dei primi turni, parlo proprio anche del percorso, come abbiamo visto con Sinner e Musetti, che sono i due comunque più alti nel ranking, numero 2 e numero 5, sui quali mi sono concentrato un po' di più. Bene, per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forzinet. Ciao a tutti!